Bentornati amici sul canale dell'arte del fatto umano e ben arrivati a tutti i nuovi che si stanno avvicinando al mio canale. Grazie a tutti per il vostro ascolto. Allora, io sono Rita e sono l'ideatrice di questo canale. Oggi volevo chiudere la stagione estiva facendo un tutorial breve, una cosa veloce per appunto chiudere. Mi era rimasto degli avanzi di questo Basic Cotton, che è un filato bellissimo, un cotone mercerizzato 100%, e sto cercando con alcuni gomitoli rimanenti di realizzare questa canotta, e la realizzerò man mano che vado avanti, la realizzerò diciamo in base a quello che mi può rimanere dei colori che sto utilizzando, che è un rosa cipria chiarissimo, rosa carne, e un color, può essere un bruciato, un marroncino terra di Siena. Comunque questo effetto lo possiamo avere, vedete, lo possiamo avere con qualsiasi colore, bastano solamente due colori, vedete, è un effetto particolarissimo di lavorazione, e anche la sequenza dei giri vedrete che è particolare da lavorare. Allora, questo è il Basic Cotton, è un filato, una linea del sito online unfilodipassione.it, con cui io sto facendo i miei tutorial da già 3 mesi. Vi metterò tutti i link sotto al video nel box informazioni, basta cliccare con la freccettina che c'è sotto il video e avrete tutte le informazioni che vi servono per eseguire questo tutorial. Adesso non so ancora naturalmente cosa me ne servirà, ma poi insomma quando io pubblicherò ci saranno tutte le informazioni che vi potranno servire. Naturalmente la mia è una magliettina di taglia molto piccola, perché è un toppettino per una ragazza che è mia figlia, che porta una taglia 40, e però è realizzabile in tutte le taglie, è facilissimo da adattare, e in più anche la top può diventare anche una maglia, anche lunga, e allargare e allungare a piacimento. È molto semplice appunto da mettere a taglia. Questo è un cotone mercerizzato, nel dettaglio è un 125 metri su 50 grammi. Qui dice di usare 2,5, 3,5, sto usando il 3,5, lavabile in lavatrice, vedete, e si può anche stirare 40 gradi, perché sapete che comunque i capi fatti a mano bisogna fare un po' attenzione, perché sarebbe un peccato che poi finissero nella spazzatura. Allora useremo un ago da lana perché sono pannelli, quindi è un lavoro a pannello. Mi serviranno alcuni marcapunti, il mio metodo da sarta è importantissimo, la forbicina e l'uncinetto del numero 3,5. Sto usando questo qua, di questa qualità qua, che la ritengo molto buona, io mi trovo molto bene. Vi metterò il link anche dell'uncinetto per qualcuno se ha bisogno di acquistarlo. Allora, adesso cominciamo a spiegare un pochettino il nostro tutorial. Vedete, io ho già fatto un pannello, vedete, sono partita, vedete, un pannello, sono partita dalla catenella d'inizio, che è questa, e a questo punto mi sono fermata perché qui andremo a dividere a V la lavorazione, appunto, che questa è una canotta scollata a V. I motivi di questi pannelli, ve lo dico, devono essere sempre pari, perché appunto poi quando andremo a dividere sopra per la scollatura mi servono i giri, i motivi pari. Nel mio caso ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivi. Con la mia mano, il mio uncinetto, i miei 8 motivi mi danno una canotta veramente piccola, che proprio volevo una cosa attillatissima. Mia figlia infatti arriva a 35 cm, che però poi vedete è un punto elastico, arriva tranquillamente anche a 40. Vi faccio la misura, vi do la misura di un motivo misura, quindi per misura 5, 4,5, infatti se voi fate se sarebbero 5 cm per 8 sarebbero 40, invece è 4,5 perché appunto è 35, un po' più stretta, quindi regolatevi
per mettere a taglia, però se aumentate delle taglie dovete aumentare di 2 motivi alla volta, quindi sono 9 centimetri, vedete, alla volta, 2 davanti e 2 dietro, mi raccomando. Allora il multiplo è 8 catenelle di un motivo più 1, qua a fine giro c'è 1, perché partiamo con 8, però dopo l'ultimo mi serve, quindi in questo caso sono 8 motivi, 8 per 8 64, quindi ho fatto una catenella di 64 maglie più 1, quindi 65. Se voi avete 2 motivi in più, che sono 10, saranno 80 più 1, 81 e via così. Se volete farlo con una bambina più piccola, toglierete 2. Adesso io mi sono allungata solamente perché appunto vuole essere proprio una canottierina, anche un sottogiacca molto aderente, per 30 cm circa, e ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 volte il mio motivo. Terminando però, ve lo dico subito, con il giro, comunque se inizierete come me sarete giuste, se la volete allungare però o accorciare dovete fermarvi, perché questi sono tutti motivi uguali ma sono lavorati a zigzag, quindi io vi farò vedere 4 giri, 2 partiranno, vedete qua, partiranno con il motivo intero e 2 partiranno con il motivo, vedete, a metà, questo è intero e questo è metà, e quindi vi dovete fermare poi sul giro dove avete i motivi a metà, vedete, questo è intero e questo è metà, perché per fare la scollatura poi mi servirà, verrà fatta sul giro che parte col motivo intero. Quindi adesso cominciamo questa lavorazione che è veramente semplice. L'unica difficoltà è di spostarsi, farsi passare il filo dei 2 colori, ma poi vedrete che è veramente facile. Siccome il pannello dietro è uguale, questo è il davanti, però mi sono fermata appunto 30 cm per fare la scollatura, il pannello dietro va iniziato comunque sempre alla stessa maniera, con gli stessi motivi, le stesse catenelle della vostra taglia. Adesso per farvelo vedere, quindi ricomincerò un altro pannello e inizierò appunto da questa catenella col marrone e farò 65 catenelle, perché nella mia taglia mi servono 8 motivi, quindi 8 per 8 64, perché il multiplo, ve lo ridico, ve lo ripeto, è di 8 catenelle più 1. Quindi potete usare tutte le combinazioni di colore che volete, cioè bastano 2 colori, ma poi può essere bianco, nero, rosa, bianco, quello che volete, blu e bianco, blu e beige, quello che volete voi. Io ho deciso, quando ho iniziato, di partire con, cioè di fare la parte minore con il marrone, con lo scuro, anche perché ho solamente un gomitolo di questo colore. Però se uno preferisce partire con il chiaro e fare la parte maggiore, che sono questi petali, perché questi sono dei petali, vedrete poi più avanti la lavorazione, può partire col chiaro e fare i petali scuri, come vuole. Quindi partiamo col nostro nodo d'inizio e io vado a lavorare le 65 catenelle che corrispondono alla taglia piccola che sto facendo io. Una volta fatta la mia catenella di 8 per 8 64 più 1, quindi 65, vado a cambiare subito colore, quindi mettiamo in stand by il marroncino e prendiamo il color carne o quello che voi utilizzerete. Ecco qua. Quindi vado a fare il mio nodo d'inizio. E in questa posizione, vedete, nell'ultima catenella vado a infilare, poi vado a tirare un po' il marroncino, vedete, in questo modo, faccio una catenella, entro nella seconda, non nella prima, l'ultima che abbiamo lavorato, nella penultima, e vado a fare una maglia bassa. Vedete, tiro un po' il filo. Da qui vado a fare 2 catenelle, carico il filo,
salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare 3 maglie chiuse insieme nello stesso punto di base, vado a fare un petalo, vedete, chiudo la prima, carico il filo, rientro nello stesso punto, chiudo la seconda, rientro nello stesso punto e chiudo la terza, chiudo tutto insieme, faccio 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella catenella successiva, vado a fare la stessa cosa, 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, quindi chiudo la prima, chiudo la seconda e chiudo la terza. Adesso per iniziare il giro sulla prima catenella andiamo a lavorare normalmente, poi vi farò vedere come inserire l'uncinetto in modo che comunque si renda evidente la lavorazione di questo, vedete, di questa fila scura. 2 catenelle ancora, carico il filo, entro nella maglia successiva e faccio un altro petalo, quindi 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, 1, 2, diamo un po' di filo, e 3, chiudo tutto e qui vedete abbiamo già fatto un fiore. Ecco, volevo dirvi che queste 2 catenelle che abbiamo fatto qua all'inizio ci saranno solo nel primo giro, poi vi farò vedere che queste 2 catenelle non ci saranno più, perché mi serve per dare un po' più di morbidezza nel primo giro. Allora a questo punto cosa facciamo? Saltiamo 2 catenelle ancora di base, nella terza andiamo a fare una maglia bassa, carico il filo, salto 2 catenelle di base e vado a rifare la lavorazione dei fiori, quindi 3 maglie insieme, ve lo faccio vedere un'altra volta, 1, 2, 3 maglie chiuse insieme e 3 nello stesso punto di base. Ok, 2 catenelle di separazione, secondo petalo nella catenella successiva, chiudo 1 metà, chiudo secondo metà e chiudo il terzo. Chiudo tutto insieme, 2 catenelle di separazione, carico il filo, terzo petalo nella catenella successiva, quindi chiudo 3 maglie insieme nello stesso punto di base, la seconda e la terza. Questo è il secondo motivo. Vedete? Da qui salto 2 catenelle di base, vado nella terza e faccio la maglia bassa e di nuovo carico il filo, salto 2 maglie di base nella terza, vado a fare il mio primo petalo e così via. Quindi lavorate tutta la catenella con questa tecnica. Ecco, siamo alla fine, vedete, del giro. Facciamo le catenelle, le 2 catenelle che vi ho detto che ci sono solo in questo primo giro. Vedete che sono rimaste 3, 1, 2, salto 2, nella terza vado a fare una maglia bassa. E qui viene la cosa particolare. Allora cosa facciamo? Entriamo, vedete, con il marcapunti in questa ultima asola, quella che c'è sull'uncinetto, e chiudiamo e usciamo con l'uncinetto, tiriamo un po' il filo e ritorniamo dove c'è il filo marrone, vedete, ritorniamo indietro. Cosa facciamo? Con questo filo lo mettiamo dietro, entriamo in questa maglia bassa che era la prima del giro col rosa, vedete? Passiamo fuori e poi passiamo su queste catenelle e andiamo sulla prima qua, sul primo petalo, ok, in questo modo. Ok, e qui dopo avremo un po' di agio verso il fianco. Questo solo nel primo giro ci sono queste catenelle.
Allora, adesso cosa facciamo? Prendiamo il filo marrone e lo passiamo, vedete, dalla parte, perché da questa parte, perché dobbiamo lavorare con il marrone. E iniziamo la nostra lavorazione. Allora, facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qui avevamo i 3 petali e entriamo nel secondo, quello centrale, vedete qua, e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado su questa maglia bassa, vedete dove c'era la maglia bassa tra un motivo e l'altro, entro in questa maglia bassa e faccio una mezza maglia alta, quindi carico il filo e chiudo tutto insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Di nuovo ve lo faccio rivedere, vado, vedete qui abbiamo i 3 petali, vado su quello centrale e faccio la maglia bassa. 3 catenelle e vado ad alternare quindi la maglia bassa con la mezza maglia alta qui sulla maglia bassa. Vedete? Questo è il giro del marrone. Dopo vi farò vedere un'altra partenza con il marrone, perché adesso andremo a lavorare partendo con non un motivo intero ma un mezzo motivo, come vi ho spiegato prima. Quindi fate tutta la lavorazione di questo giro in questo modo, 3 catenelle sempre, entriamo, vedete, nel secondo petalo e facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, vado sulla maglia bassa e faccio la mezza maglia alta fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, adesso faccio le 3 catenelle, le ultime, e vi faccio vedere come vado a chiudere. Qui dobbiamo chiudere dove c'è il motivo intero, va chiuso il giro con la mezza maglia alta, quindi carico il filo, guardate cosa faccio, entro qui da dietro nella catenella dove c'è il marcapunti, entro nella maglia bassa, in questo modo, esco con un gettato e chiudo tutto perché è una mezza maglia alta. Dopodiché cosa faccio? Stacco il marcapunti, non è difficile, ma poi è una lavorazione che non stanca. Giriamo il nostro lavoro, cambiamo il colore, lo giriamo, vedete. Cosa facciamo? Riprendiamo il rosa e vedete, usciamo semplicemente, teniamo un po' morbido questo filino che deve passare, che poi quando cuciamo se no non sta bene, vedete, questo è il filino che abbiamo passato, e cominciamo a lavorare col mezzo motivo. Quindi dunque i giri sono 2, questo uno del colore marrone e uno del colore rosa, cambia solamente le partenze e le chiusure dei giri, perché iniziamo appunto con un mezzo motivo e poi alternando con il motivo intero. Adesso iniziamo col mezzo motivo, quindi facciamo 2 catenelle, 1, 2, carico il filo, entro nella mezza maglia alta che abbiamo lavorato per chiudere il giro col marrone e chiudo, vedete, con una maglia alta. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella catenella successiva, vedete la prima, però bisogna prendere solamente, vedete, la solina esterna, non tutta in questo modo, solamente la solina esterna. Questo facilita, cioè per far vedere di più il contrasto di colore. Quindi entro, vedete che ho preso solo una solina, esco e faccio il mio petalo, quindi faccio 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. Vedete? E questo è il mezzo motivo. Da qui vado a fare direttamente la maglia bassa sulla maglia bassa che troviamo, e anche qui prendiamo solamente la solina, quella esterna, vedete, questa solina qui esterna,
entriamo, anche se si allarga poi dopo va a posto, e facciamo la nostra maglia bassa. Okay. Carico il filo. Ora ci troviamo, vedete, gli archi di 3 catenelle qua. Entriamo nella seconda, che è quella vicino alla, alla mezza maglia, questa è la mezza maglia alta, sempre prendendo solamente la rasolina esterna, e facciamo il nostro petalo. Quindi chiudo 1, carico, rientro nello stesso punto di base, chiudo 2, carico, rientro nello stesso punto di base e chiudo 3, poi chiudo tutto e faccio le 2 catenelle di separazione. Okay. Carico il filo, vado nella rasolina che corrisponde alla mezza maglia alta, vedete, questa qui esterna, e faccio un secondo petalo, quindi nello stesso punto di base chiudo le 3 maglie alte insieme. Vedete? 2 catenelle di separazione, stesso lavoro lo faccio nella catenella seguente, la mezza maglia alta. Quindi prendo la, vedete, la catenella corrispondente, quella esterna, e faccio il mio petalo. 1, 2 e 3 e chiudo tutto. Vedete? E ora di nuovo vado sulla maglia bassa, sempre prendendo, vedete, la rasolina esterna, e faccio la maglia bassa. E di nuovo la lavorazione che abbiamo appena fatto, carico il filo, vado sulla catenella, vedete, vicino alla mezza maglia alta esterna, e faccio il primo petalo e così via. Quindi fate questa lavorazione fino alla fine di questo giro. Chiudo 2, chiudo 3 e così via, e lavorate fino ad arrivare alla fine. Siamo alla fine, vedete, del giro. Carico il filo. Qua avevamo l'arco di 6 catenelle, se vi ricordate cosa faccio? Ne salto 3, nella quarta prendo la catenella sempre esterna e vado a fare un petalo, quindi sempre la stessa lavorazione, 3 maglie chiuse insieme nello stesso punto di base, le 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella catenella esterna successiva, sempre l'esterna, andiamo a prenderla, facciamo un po' fatica, eccola qua, e facciamo una, carico il filo, e 2 perché è un mezzo motivo, non 3, ecco qua, e chiudiamo tutto. Ora rimettiamo il nostro marcapunti dove c'è l'uncinetto, vedete, la catenella dell'uncinetto. Sfiliamo l'uncinetto, tiriamo un attimino, ritorniamo dalla parte opposta e andiamo avanti col marrone. Quindi è sempre così la lavorazione, si va con tutti e 2 i colori da destra verso sinistra, poi si gira il lavoro. Quindi adesso riprendiamo, vedete, il filo, andiamo, lo portiamo dietro, questo di qua, ecco qui, vedete, qui c'è il filo. Cosa facciamo? Andiamo adesso, però, siccome lo spazio è maggiore, lo spostiamo inserendo, vedete, l'uncinetto qua nel giro marrone sottostante, vedete qua, nella mezza c'era una mezza maglia alta, lo inseriamo in mezzo, vedete, e passiamo con il filo, poi entriamo, vedete qua dove c'è la catenella del rosa, vedete, e lo passiamo ancora l'ultima volta qui dove abbiamo chiuso le maglie insieme. Ecco qua, questo per far sì che non dobbiamo sempre tagliare il filo, ecco, poi tanto quando andremo a cucire non si vedrà più questo problema. Allora adesso vi faccio vedere la seconda partenza del marrone.
faccio una catenella, vedete, rientro in questo punto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, vado sulla maglia bassa, vedete questa del giro precedente, faccio la mezza maglia alta. Quindi un giro va iniziato con 6, un arco di 6 catenelle, e un giro va iniziato con una maglia bassa. Quindi di nuovo 3 catenelle di separazione, vado nel petalo centrale di questo gruppo, di questo motivo, nel secondo, vedete, faccio la maglia bassa, stiamo ripetendo, cambio solamente l'inizio e la chiusura del giro. Quindi 3 catenelle, carico il filo, vado sulla maglia bassa tra un motivo e l'altro e faccio la mezza maglia alta, e così via fino alla fine del giro. 3 catenelle, maglia bassa sul secondo motivo sul secondo petalo del motivo successivo, e così via fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle e vado a chiudere con la maglia bassa, entrando come prima. Quindi allargo un po' la mia asolina, entro con l'uncinetto, vedete, da dietro, faccio questo lavoro, entro anche nelle maglie chiuse insieme, esco con l'asola, vedete, ho sfocato un po', e chiudo con la maglia bassa. Tolgo il mio marcapunti, stringo un attimino, vedete, il filo rosa, giro il mio lavoro e ricomincio con il motivo intero del primo giro. Vedete, allora questo lo portiamo il rosa davanti, passando per dietro, e questo lo metto alla mia sinistra. Ecco qua. Quindi ripartiamo con il motivo, il primo che abbiamo lavorato, non facciamo più le 2 catenelle, quindi vedete qui è facile perché abbiamo il filo vicino, quindi non dobbiamo fare dei passaggi come abbiamo fatto invece qui, vedete che abbiamo fatto i passaggi qui. Quindi prendo il mio filo rosa, entro nel marrone, tiro un po' il marrone e entro nella maglia bassa del giro marrone e faccio una maglia bassa. Quindi questo giro si parte con la maglia bassa come siamo partiti qui, però non facciamo più le 2 catenelle. Da qua carichiamo il filo e andiamo nella catenella vicino, questa è la mezza maglia alta, nella catenella prima, e prendendola sempre come vi ho fatto vedere, quella esterna solamente una, e comincio a lavorare i miei petali, quindi le 3 maglie chiuse insieme nello stesso punto di base. Vedete, ecco qua, lo chiudo, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella solina della mezza maglia alta, quella esterna, eccola qui, vedete, e faccio il mio petalo, 2, 3, chiudo, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella solina, nella catenella dopo la mezza maglia alta, ecco qua, e faccio il mio petalo, chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 3 a metà, poi chiudo tutto, ok? E di qui proseguo il giro sempre uguale. Quindi adesso cosa faccio? Vado sulla maglia bassa, prendendo sempre dall'esterno, e faccio la maglia bassa e così via. Carico il filo, vado nella catenella vicino alla mezza maglia alta e faccio il mio primo petalo, e così via fino alla fine del giro. Ecco, siamo, vedete, alla fine del giro. Vado a fare la maglia bassa sulla maglia bassa qui all'inizio del giro. Ecco qua. Quindi rimettiamo il nostro marcapunti nella solina dove c'è l'uncinetto, sfiliamo
e riprendiamo dall'altra parte. Adesso andiamo a fare questo giro qua marrone che l'abbiamo già fatto, ve lo faccio vedere solamente a partire, perché poi sarà sempre uguale. Qui c'è da passare, vedete, entriamo nella maglia bassa, la prima che abbiamo fatto con rosa, e usciamo con, vedete, il marrone, e dobbiamo andare qui sulla punta del primo delle maglie chiuse insieme, vedete, siamo già arrivati, e da qui iniziamo facendo la lavorazione. Quindi quando siete sul motivo intero col marrone si parte con le 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Vado sul secondo petalo e faccio la maglia bassa, poi 3 catenelle, 3. Queste 6 equivalgono alla mezza maglia alta più le 3 di separazione. Le 3 catenelle di separazione, carico il filo, vado sulla maglia bassa tra un motivo e l'altro e faccio la mezza maglia alta, e così via. Lo sapete già, penso che l'avete già imparato. Le 3 catenelle di separazione, la maglia bassa qui sul secondo petalo del motivo successivo. Ecco, questa è la lavorazione, quindi dovete alternare, vedete qua, 1 marrone, 2 rosa, 3 marrone, 4 rosa, vedete, e poi si riprende 1 marrone, rosa, quindi motivo intero, mezzo motivo, motivo intero. Ecco, allora, ecco, una volta che avete raggiunto la vostra lunghezza sotto, questo è il sottocella, vi dovete fermare, vedete, alla lavorazione dove c'è il mezzo motivo, perché dobbiamo partire per fare la scolatura, come vi ho detto prima, con il motivo intero. Quindi adesso io partirò, vedete, con il motivo. Adesso qui ho fatto l'ingarbugliamento, aspettate un attimo che lo metto a posto. Vi troviate col filo giusto, ecco qua. Ecco, siamo, vedete, sul giro marrone. Iniziamo con il nostro mezzo giro, con il, scusate, con il giro intero. Allora, vedete, qua abbiamo il filo vicino rosa, lo passiamo come vi ho fatto vedere nella rasolina marrone, iniziamo, entriamo nella maglia, vedete, e facciamo la maglia bassa. Ok, iniziamo con il nostro motivo, quindi carico il filo, vado nella catenella vicino alla mezza maglia alta e faccio il mio primo petalo, 1, vedete, 2 e 3, primo 2 catenelle di separazione, secondo petalo nella catenella sopra alla mezza maglia alta, 1 2 e 3, 2 catenelle di separazione, terzo petalo nella catenella successiva, sempre presa dall'esterno, 1 2 e 3. Ok, e abbiamo fatto il primo motivo intero. Dobbiamo arrivare a lavorare, sempre la conoscete ormai questa lavorazione, dobbiamo lavorare 3 motivi interi. Ecco qua che ho lavorato 3 motivi interi. Adesso vi dico perché 3 motivi interi, perché la mia maglia aveva 8 motivi e io li ho diviso 8 diviso 2 per trovare la metà esatta, e mi è uscito 4. Però per fare la scollatura andrò a lavorare un motivo in meno. Se voi avete un'altra taglia dovete fare sempre quella cosa, perciò che io vi ho detto di fare i motivi pari. Se avete, io 8, se avete 10, la metà è 5, farete 4 motivi, vi fermerete al quarto. Se avete 12 vi fermerete, la metà è 6, al quinto, e così via. Se ne avrete di meno 6 vi fermerete alla metà e 3 al secondo. Spero di essere stata chiara. Vedete, quindi ho fatto 3 e chiudo questo terzo
come sempre sulla maglia, vedete, bassa, come abbiamo sempre fatto. Facciamo la maglia bassa e cosa faccio? Metto il marcapunti qua, in questo punto, tolgo l'uncinetto e proseguo col marrone come abbiamo sempre fatto, quindi lo faccio passare, vedete, nella maglia bassa, quello rosa, e poi salgo fino al primo petalo, vedete qua, e faccio il giro che corrisponde al giro marrone. Quindi faccio le 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, vado qua sul petalo centrale e faccio la solita lavorazione, quindi la mia maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 3, carico il filo, mezza maglia alta sulla maglia bassa di rosa, vedete, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, maglia bassa nel secondo petalo, 1 2 3 catenelle di separazione, mezza maglia alta sulla maglia bassa rosa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa sul secondo petalo, siamo, vedete, già al terzo motivo, 3 catenelle di separazione, e qui dove abbiamo il marcapunti entro come sempre da dietro, in questo modo, entro nella maglia, esco col gettato e chiudo con la maglia bassa, ecco, e tolgo il mio marcapunti, tiriamo un po' i fili, ecco qua. Non troppo, se no poi fa difetto. Ecco, andiamo a girare il nostro lavoro e partiamo con il mezzo motivo. Quindi prendiamo il filo rosa, entriamo, qui l'abbiamo vicino, entriamo nella catenella, tiriamo un po' il filo e facciamo il mezzo motivo, quindi partiamo con 2 catenelle, carico il filo, entro nella mezza maglia alta marrone, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nella catenella successiva, carico il filo e faccio un petalo, un po', ecco qua, e vado a fare il mio petalo, 1, vedete, 2 e 3, proseguo il giro come se fossimo in un giro normale che parte con il mezzo motivo e finisce col mezzo motivo. Ecco, vedete che io sono anche tornata indietro col marrone dove c'era il mezzo motivo, è sempre la stessa, diciamo, dinamica, chiamiamola dinamica. Adesso ripartiamo con il motivo intero e andremo a togliere ancora un motivo, quindi andremo a lavorare 2 motivi. Passiamo quindi il filo rosa, facciamo la maglia bassa sulla maglia sottostante e iniziamo la lavorazione facendo i nostri petali. Vedete che qua, ecco qui, facciamo i nostri petali e li lavoriamo 2 motivi. Ecco, ho lavorato, vedete, i 2 motivi. Ora vado a fare la maglia 2 motivi perché era uno in meno di quelli di prima. Dopo, se voi avete un'altra taglia, logicamente avete dei motivi diversi. Importante che andate a scalare sulla parte solamente dove ci sono i motivi interi. Ecco, adesso qua ci fermiamo e proseguiamo la lavorazione su 2 motivi. Qui metteremo ancora il nostro marcapunti, andremo avanti a lavorare facendo un giro come abbiamo sempre fatto. Faremo
Adesso andremo qua col marrone, poi gireremo, partiremo col mezzo motivo, quindi faremo mezzo motivo, motivo intero e proseguiremo la spalla, perché qui abbiamo creato una spalla con una scollatura un po' particolare e continueremo fino a raggiungere lo scalfo. Penso di fare 18-19 centimetri circa, quindi mi fermerò circa dalla scollatura, quindi magari qua andiamo a mettere un marcapunti così non ci sbagliamo. Vedete, qua c'è la scollatura, questa è la riga della scollatura, quindi andiamo a mettere il marcapunti che segna lo scalfo e andremo da qui a misurare i nostri 18-19 centimetri, quelli che vi sei, o 20, adesso non so il vostro scalfo cosa sarà, 22, però attenzione poi dopo alla scollatura. Comunque poi andremo qua a fare una lavorazione anche qua sul centro. Quindi adesso io proseguirò con questi due motivi, la mia manica, alternando le partenze con un giro motivo intero, un giro mezzo motivo, e mi alzerò con la spalla. Dopodiché andrò a fare la stessa cosa che ho fatto qui, andrò a fare dall'altra parte. Quindi partendo dal lato opposto, qui metterò anche qui, magari lo mettiamo subito così non ci sbagliamo, un marcapunti qui, ecco qua che segna il mio scalfo, e andrò a lavorare la stessa lavorazione. Proseguirò da un'altra spalla lavorata come questa, naturalmente mantenendo gli stessi centimetri, la stessa lavorazione e lo stesso numero di ripetizione dei motivi. Allora, una volta che avete fatto questa parte che è il davanti, vedete che io qua vi ho fatto vedere che sono partita per farvi vedere appunto il motivo. Vedete, questa è la parte che abbiamo fatto insieme per imparare il punto. Farete un altro pannello uguale con gli stessi catenelli, gli stessi numeri di motivi che corrispondono alla vostra taglia, e farete un pannello, proseguirete, vi allungherete. Adesso io devo vedere una cosa, la mia intenzione era di fare un pannello tutto con questa lavorazione qua piena, ripetendo tutti i giri, tutti i motivi, il numero di motivi che ci saranno alla fine, terminata tutta la parte davanti, quindi dal fondo andando verso la fine, proprio l'ultimo giro della spalla, andrò a contare i miei motivi e farò il dietro tutto intero, naturalmente senza fare la scollatura, quindi proseguirò con un pannello identico fino ad arrivare ad avere un pannello di lunghezza e di motivi uguale al davanti. Se avrò a sufficienza di materiale, ho intenzione di farlo, perché ho usato dei resti che avevo in casa, la farò tutta lavorata in questo modo. Io purtroppo adesso non lo so ancora, voi quando state guardando il tutorial sapete già com'è finita, perché dalla foto sapete già come sarà finita. Vi farò sapere. Comunque la mia idea era di lavorare tutto con questo motivo. Se io non ne avrò abbastanza, vedrò di fare qualcosa di diverso. Comunque intanto fatemi i due pannelli davanti e dietro, prima il davanti, poi iniziate il dietro e proseguite, se avete il materiale, fino a tutta la schiena completa fatta così, finendo con il giro marrone e contando i motivi lavorati come il davanti. Bene, ci vediamo più tardi e anche io vedrò cosa riesco a fare. Mi è rimasto ancora un gomitolo, più mi rimarrà qualcosina qui, vedremo se riuscirò a terminare la schiena come vorrei, come voglio. Comunque voi la potete terminare così, che viene una bella magliettina anche sotto giacca, si può fare anche tra l'altro con la lana, e altrimenti io farò quello che posso, vediamo man mano. Ecco ragazzi, io ho fatto i due pannelli, sono contenta perché sono riuscita a finire, vedete, a finire, che non avevo tanto cotone, avevo paura di non riuscire a terminarlo. E cosa ho fatto però? Ho misurato la mia scollatura, vedete, e mi sono fermata a 1, 2, 3, 4,
dall'ultima diminuzione 4 diciamo motivi, perché altrimenti veniva troppo scollato. E poi dipende dalla taglia, perché questa qui è una magliettina molto piccola, è una S, una 40, quindi può essere che magari in una taglia più grande servano dei motivi in più. Poi cosa ho fatto? Diciamo, dalla misura iniziale in cui avevo io messo vedete qua, il marcapunti dello scalfo, che era a livello qua della prima diminuzione, sono scesa perché appunto non volevo la scollatura troppo profonda, cioè, mi sarebbe venuta per la mia taglia troppo profonda, quindi sono scesa col marcapunti. Adesso misuriamo per, vedete, 19 centimetri nel mio caso, ma però dipende da cosa usate e che mano avete. Nel mio caso 1 2 3 4 5 6 7 8, sono scesa, vedete, di 8, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Ho messo qua tra l'8 e la 9, ho messo tra l'ottavo e il nono motivo, nella riga marroncina ho messo il marcapunti. Questo lo farò su tutti e 4 i lati, che siano del pannello davanti e anche del pannello dietro, perché mi serve appunto sottolineare il mio sottoscella, il mio scalfo. A questo punto c'è da andare a cucire le 4 parti, cioè le 2 spalle, vedete, combaciando il mezzo motivo con quello della schiena, il motivo e il mezzo motivo, quindi andremo a combaciare esattamente le parti, cuciremo i 2 lati insieme, e poi le altre 2 cuciture che riguardano il sottoscella, quindi i pannelli dal fondo, dall'inizio della maglia, andremo a cucire sul diritto. Tutte queste 4 cuciture andremo a mettere insieme, vedete, i marcapunti, ecco, vedete qua è sottoscella, andremo a cucire appunto i nostri 2 pannelli. Vi faccio vedere fare brevemente la cucitura sulla spalla, poi dopo le 4 cuciture sono tutte uguali. I pannelli che abbiamo lavorato davanti e dietro sono double face, quindi potete girarli dove volete. Io farò una cucitura che poi risulterà sul diritto, perché vado a fare una cucitura, vedete, col filo marrone che avevo lasciato un po' quando ho finito il giro, avevo lasciato un po' di filo, e vado a cucire unendo, vedete, tutte le catenelle una davanti all'altra in corrispondenza, fino ad arrivare qua nell'angolo, in questo punto qui. Adesso facciamo la cucitura insieme. Ecco, sono entrata qui, avevo le 6 catenelle e ho contato 1 2 3 qui nella, vedete, no, qui c'era la maglia bassa e le 3 catenelle, quindi vado dentro la maglia bassa in questo modo, vedete, e comincio a cucire molto delicatamente. Qui nel primo farò 2 giri per bloccare, andrò a cucire delicatamente le parti. Ve l'ho detto anche in altri video, ultimamente mi trovo bene cucendo sul diritto e lasciando morbida la cucitura, quindi combacio catenella con catenella prendendo le maglie esterne, ci si è sfilato, lavo e così viene una cosa delicata. Quindi faccio queste 4 appunto cuciture. Qui ho usato il marrone perché ho la finitura marrone, infatti avevo lasciato il filo, però quando andremo a cucire i fianchi fate voi la scelta se usare il chiaro o lo scuro, perché comunque essendo double face, cioè essendo a 2 colori, si vede comunque, perché dove andate a usare il marrone sul chiaro si vede, e anche nel caso contrario. Ci vediamo dopo che abbiamo cucito queste 4 cuciture. Vi faccio vedere un attimo a cucire qua in fondo, perché abbiamo il mezzo motivo, quindi avevamo le 3 catenelle che corrispondono a questo arco qua, vedete, questo arco
di fronte, quindi andiamo a cucire le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e l'ultima, che è una, vedete, una maglia bassa, qua la andiamo a mettere sulla maglia bassa perché è un mezzo motivo centrale del motivo sotto, in questo modo. Ecco, fermiamo bene il filo. Ecco, vedete come risulta, non si vede assolutamente la cucitura. Una volta cucite le nostre spalle, vedete, i nostri fianchi, prendiamo la maglia sulla parte della schiena, sul centro dello scollo, e iniziamo a fare un piccolo bordino, ma proprio una cosa leggera. Quindi andiamo in una, circa a metà, in un punto qualsiasi, sulla catenella, vedete, su questo ultimo giro marroncino, facciamo il nodo d'inizio, ecco qua, usciamo, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto di base, facciamo una maglia bassa e andiamo a fare dei piccoli archetti tutto intorno. Vedete che però siamo partiti su una maglia bassa. Ora andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Qui avevamo l'arco di 3 catenelle, entriamo nella seconda, che è la centrale, facciamo una maglia bassa, 4 catenelle, 3, 4, entriamo nella mezza maglia alta e facciamo la maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, entriamo nella seconda catenella delle 3, quella centrale, e facciamo, vedete, la maglia bassa. 1, 2, 3 e 4, entriamo nella maglia bassa e facciamo la maglia bassa. Ora siamo vicino alla cucitura, vediamo cosa possiamo fare, che viene una finitura leggera. Allora facciamo 1, 2, 3, 4, potete fare anche 3 catenelle, quello che volete. Entriamo nella seconda maglia, nella seconda catenella dell'arco, facciamo la maglia bassa, 1, 2, 3, 4, maglia bassa sulla mezza maglia alta, così dà un po' l'effetto un po' ricciato. Se non vi piace così potete fare di 3 catenelle questi archetti, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nella seconda catenella dell'arco, 1, 2, 3 e 4. Qui abbiamo, vedete, la cucitura, andiamo nella cucitura e facciamo la maglia bassa. Ora andiamo a lavorare nella parte laterale e qui faremo come segue: 1, 2, 3, 4. Qui abbiamo, vedete, il motivo laterale, entriamo circa a metà e facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3 e 4. Vedete, qui abbiamo questo arco grande, entriamo e facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle. Qui passiamo direttamente, vedete, perché qui non abbiamo la maglia bassa, passiamo in questo arco, vedete? Non abbiamo il motivo intero, il mezzo motivo, ma la maglia bassa. Cercate di fare le cose un po' che siano regolari. 1, 2, 3, 4. Qui abbiamo il motivo, vedete, la maglia alta, quindi entriamo nel motivo, facciamo la maglia bassa, 1, 2,
3, 4, qui entriamo nella maglia bassa, facciamo un po' le cose che siano regolari, vedete. Ecco, adesso qui siamo arrivati alla prima, vedete, al primo, qui avevamo diminuito i motivi, qua c'è l'angolo, cosa facciamo? Facciamo 1, 2, 3 e 4, saltiamo l'angolo, andiamo qui nell'altro arco, qui facciamo le 4 catenelle, entriamo qua nell'altro, vedete, nell'altro arco, 1, 2, 3 e 4, qui avevamo le 6 catenelle, entriamo, vedete, nella penultima e facciamo una maglia bassa. Ecco, vedete come risulta la finitura. Adesso ritorniamo sulle maglie laterali, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, entriamo qui, vedete, saltiamo questo arco, entriamo qui dove inizia il motivo rosa, cerchiamo di dare una forma armonica a questo bordino. 1, 2, 3, 4, entriamo qui, anche qui nella maglia bassa e vediamo se va bene. Ok, potevamo anche entrare, vediamo se entrando nell'arco, faccio vedere perché c'è da adattare un po', se entriamo nell'arco forse viene meglio. Ecco, sì, qui siamo già, vedete, all'angolo, quindi cosa facciamo? 1, 2, 3, 4, entriamo nella maglia bassa, vedete, faccio vedere meglio, qui siamo, vedete, qui c'è la parte diritta, quindi entriamo in questa maglia, prima maglia bassa, e ci ritroviamo sul pezzettino di parte come abbiamo la scollatura dietro, e quindi facciamo come dietro, quindi 1, 2, 3 e 4, vado nella seconda catenella qui, questa, e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, vado sulla mezza maglia alta e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, vado nella seconda catenella dell'arco di 3, faccio la maglia bassa, guardate come viene, è finita bene. E poi adesso io vi ho fatto vedere a fare una metà, proprio tutta la metà, continuate nell'altro senso lavorando in senso, praticamente è finito il giro, vi ho fatto già vedere i vari passaggi. Facciamo l'angolino, siamo vicini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, io proseguo, ma non deve fare, dovete insomma adattarlo, non deve fare delle onde molto indossato. Ecco, adesso siamo nell'angolo, 1, 2, 3, 4 catenelle, vedete, vado qui nella maglia bassa dell'angolo e inizio nell'altro lato, 2, 3 e 4, qui andrò circa qui, c'è da adattare, ecco qua,
e proseguite fino alla fine del giro. Ecco, vedete, ho fatto le ultime 4 catenelle, mi vado a chiudere qua, vado a chiudere il giro nella prima maglia bassa con una mezza maglia bassa, poi taglio il filo e fermo le mie codine. Ecco, una volta finita, vedete come risulta bene? Che bello che è la nostra scollatura. Prendiamo la magliettina e andiamo sul fondo, sulla catenella d'inizio, e anche lì andremo a fare degli archetti semplicissimi. Quindi entriamo facciamo in un arco qualsiasi. Vedete che qua abbiamo degli archi, no? Ci sono degli archi. Ecco, entriamo dentro in un arco, facciamo il nodo d'inizio e usciamo da questo arco, facciamo una catenella, rientriamo nell'arco, facciamo la maglia bassa e cominciamo a fare i nostri archi di 4 catenelle, 2, 3 e 4. Poi se volete stirare questi archettini per magari evidenziarli si può benissimo, perché è un ottimo cotone. Allora, qui avevamo, vedete, 3 catenelle dove avevamo fatto questi petali. Entriamo nella seconda, quella centrale, facciamo la maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, andiamo nell'arco, vedete questo arco qui, e facciamo la maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, andiamo nell'arco successivo, vedete, e facciamo la maglia bassa. Quindi ancora ve lo faccio vedere di nuovo, 4 catenelle, entriamo vedete nella catenella, qui avevamo i 3 petali, in quella centrale, e facciamo la maglia bassa, quindi 4 catenelle, nell'arco la maglia bassa, 4 catenelle, nell'altro arco la maglia bassa e così via. Giriamo tutto intorno al fondo della maglia. Ecco, arrivati anche qua alla fine del giro, fate le ultime 4 catenelle, chiudete con la mezza maglia bassa, quindi la maglia bassa di inizio, e poi fermate tutti i fili come abbiamo fatto alla scollatura. Ora ci resta solamente da inserire sempre quei bei archettini qua a giro manica, e naturalmente quelli che inserite in una manica lo stesso numero andranno inseriti nell'altra manica. Quindi entriamo, vediamo, qua abbiamo lo scalfo, vediamo, facciamo 1, 2, 3 secondo il terzo, qui inseriamo il nostro uncinetto e cominciamo con il nostro nodo d'inizio ad inserire i nostri archetti di 4 catenelle. Quindi esco con un gettato, faccio la catenella, rientro e faccio la maglia, vedete, bassa, e comincio con i miei archettini, 1, 2, 3, 4, vado ad inserirli in maniera armonica e non stringendo, perché sennò lo scalfo andiamo a ridurlo. Andiamo a fare appunto i nostri archetti. Qui entrerò dentro, vedete, al motivo, e comincerò con i miei archettini tutto intorno alla manica. Ecco, alla fine del primo giro di questi archi andremo a fare una catenella e mi chiuderò con una maglia alta qui nella prima maglia bassa, perché andremo a fare un secondo giro. Contate, prima di iniziare il secondo giro, contate tutti gli archetti che avete fatto in giro manica, perché lo stesso numero va fatto sull'altro, inserito nell'altra manica, nell'altro giro manica. Quindi adesso rientro, vedete, in questo arco, faccio la maglia bassa e faccio un secondo giro, quindi 1, 2, 3 e 4, entro nell'arco successivo e faccio la maglia bassa, 1, 2, 3, 4, entro nell'arco successivo e faccio la maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e così via per tutto il giro. Io farò solamente 2 giri perché non ho più materiale, ma per chi volesse allungare la manica, fare qualche giro in più, lo può benissimo fare facendo sempre questa lavorazione. Quando sarete qua alla fine del giro farete le ultime 4 catenelle e chiuderete con una mezza maglia bassa qui nella maglia bassa di inizio. Ecco la magliettina finita. Oh mamma mia, c'è il temporale, scusatemi.
La magliettina finita, guardate com'è carina, è una magliettina che è un bellissimo sottogiacca perché è un tessuto, risulta come una lavorazione coprente, comunque abbastanza, che tiene caldo anche sotto una giacca. È vedete, un punto che si elastica sia in tutti e due i sensi, vedete anche in fondo come è finito. Potete realizzarla con qualsiasi abbinamento dei due colori, e io la vedo anche molto bene, essendo un modello che io reputo etnico, su una gonna lunga fino ai piedi a balze in una fantasia etnica, oppure un pantalone a zampa, e penso che abbia insomma diversi usi una magliettina del genere. Non pensavo sinceramente che il risultato venisse così bello, romantico, mi piace in modo particolare e la consiglio a tutti. Questo è una taglia molto piccola, è sufficiente aumentare di due, vedete, due motivi, quindi viene già una bella misura di 9-10 cm in più, quindi 18 cm in più totali, perché se dovete fare un taglio in più, come vi ho già detto, dovete aumentare due motivi davanti e due motivi dietro. E io vi saluto, spero che vi iscrivete, che mi seguiate ancora, vi do un grande abbraccio e vi dico alla prossima. Con questa chiudiamo la stagione estiva e si comincia con le cose autunnali. Ciao ragazze, a presto!